Siamo nel nostro laboratorio di Pieve di Cento, dove lavoriamo tutti i giorni praticamente, più o meno ore, a seconda che sia domenica o lunedì, e qui realizziamo tutti i nostri strumenti, quasi completamente a mano. Abbiamo certo quelle cose, piccoli attrezzi normali che si possono trovare in tutte le botteghe di liutaio, però prevalentemente i nostri attrezzi sono le sgorbie, gli scalpelli, le pialle, e per realizzare le rosette ci sono i coltelli e tanta pazienza, soprattutto tanta accuratezza, precisione, perché lo strumento deve essere sì uno strumento che suona, perché lo strumento soprattutto deve suonare, però se anche fatto bene e bello da vedere, diciamo che fa parte del pacchetto. Noi fondiamo innovazione e tradizione. Questo è stato così fin da subito, dal momento in cui abbiamo deciso di fare chitarre a livello professionale. Abbiamo deciso di unire questi due mondi che sono la tradizione, diciamo, di stampo spagnolo, con ad esempio il manico, cosiddetto attacco alla spagnola, in cui il corpo della chitarra viene praticamente fuso assieme, le fasce entrano nel manico, il manico viene incollato al piano armonico e al fondo, rendendo quella giuntura molto molto salda. E l'uso del tasto zero, ad esempio, è una caratteristica tipica del nostro territorio, visto che è stato, diciamo, lanciato da Maccaferri e De Mozzani, che sono i grandi liutai della nostra zona. Parliamo dei primi anni del secolo scorso. E poi uniamo caratteristiche moderne, come ad esempio le tastiere multiscala, che sono la nostra specialità, in cui una chitarra ha 6 diapason diversi, 6 o più a seconda delle corde che ha lo strumento. Usiamo la buca laterale, il cosiddetto soundport, che serve a far sentire meglio al chitarrista quello che sta eseguendo. Usiamo il bevel, che è una caratteristica ergonomica che facilita il chitarrista nelle lunghe ore di studio, perché appunto rende più comodo l'imbracciare la chitarra. Usiamo le verniciature antiche, per cui parliamo di gomma lacca, parliamo di vernice d'ambra, di vernice d'olio antiche italiane, perché secondo noi quelle vernici hanno caratteristiche sonore particolari e anche caratteristiche estetiche che rimangono alla tradizione classica. Le nostre chitarre quindi sono una fusione di due mondi e di due epoche anche, per cui parliamo di tecniche di fine 800, prima 900, con tecniche assolutamente contemporanee. Che sia uno strumento di lavoro o che sia uno strumento di svago, a noi piace che la chitarra sia anche bella da vedere. Quindi ci dedichiamo con attenzione a tutte quelle che sono le decorazioni, quindi la rosetta, la paletta, il coprigiunta, ma anche la verniciatura. Quindi abbiamo una cura particolare nella scelta delle decorazioni che possono essere ispirate a qualunque cosa del mondo, e cerchiamo quindi, attraverso una progettazione, uno studio di queste decorazioni, di creare una linea che colleghi la paletta della chitarra fino al coprigiunta. Per esempio in questa chitarra, in cui è stato realizzato un balcone degli anni 20, un piccolo richiamo nel coprigiunta, quindi questo che andrà in fondo alla chitarra, e la sua paletta quindi coordinata. Così ogni chitarra avrà una propria identità. Infatti non riproduciamo mai lo stesso disegno e lo stesso progetto su due chitarre. Ogni chitarra ha una sua identità, ha un suo progetto, ha un suo studio. Così come ogni persona ha la sua personalità, anche la chitarra avrà la sua personalità. Ed è giusto che non ci siano due chitarre uguali. Riteniamo in questo modo di valorizzare sia la chitarra ma anche il chitarrista, quindi anche chi la possiede.
Questa è un'altra chitarra che stiamo costruendo in questo momento, per cui purtroppo non la vedete finita, ma mi permette di mostrarvi bene il discorso della cassa più stretta in alto rispetto al resto dello strumento. Spero che un po' si veda. Questa chitarra ha il cosiddetto wedge, per cui una volta imbracciata il chitarrista in questa parte ha una posizione più comoda perché la cassa appunto si restringe. Fa anche vedere uno dei tanti soundport che costruiamo, cioè la buca laterale, che può essere, come in questo caso, fatta anche in maniera un po' più artistica del semplice buco tondo o ovale. Questa chitarra fa vedere anche uno dei nostri legni preferiti, che è l'acero canadese, che direi che questo è un discreto campione. Dall'altra parte c'è il nostro legno preferito per i piani armonici, cioè l'abete italiano, l'abete alpino italiano. I legni che usiamo vengono appunto da, diciamo, 3 zone specifiche del mondo. Per i piani armonici principalmente l'Italia, e per i fondi e le fasce gli Stati Uniti o il Sud America, oppure più raramente l'Africa. È anche bello che in uno strumento si incontrino varie zone del mondo, per cui qua ad esempio l'acero è dei Balcani, in questo caso quello del manico, la tastiera sarà di palissandro sudamericano, il piano italiano, l'acero è canadese, e la verniciatura assolutamente manuale a tampone, per cui questo è uno strumento artigianale al 100%. Noi costruiamo tutto quello che c'è sulle nostre chitarre, tranne ovviamente le corde e le meccaniche, che non sono di nostra costruzione. Le corde però per le chitarre acustiche ce le facciamo fare direttamente in Inghilterra da una ditta artigianale che si chiama Newton ed è nel Derbyshire, per cui abbiamo anche una nostra muta marchiata San Giraldi Cavicchi che si può acquistare ed è tarata su quello che noi riteniamo ideale per i nostri strumenti. Sono corde fatte completamente a mano con metodi artigianali, mentre per le corde da chitarra classica usiamo principalmente corde spagnole. Le meccaniche che usiamo sono grosso modo 2, per cui parliamo di Goto 510 per le chitarre acustiche, che sono lo standard mondiale e sono usate nelle migliori chitarre del mondo perché funzionano. Per le chitarre classiche usiamo delle Schaller, che sono meccaniche tedesche, sono molto molto belle e molto performanti. Tendiamo a usare sempre quelle 2 perché le conosciamo bene, ormai nel tempo sappiamo come funzionano e la meccanica è una parte molto fondamentale dello strumento, per cui è meglio non tagliare su quella parte. Per il resto le vernici ce le facciamo noi, per cui sono di produzione abbastanza autarchica. Volendo abbiamo anche l'uso delle colle animali, che sono una cosa tradizionale della lutheria storica. La vernice in questo caso è una delle vernici più antiche della lutheria italiana, che è la vernice fatta con l'ambre del Baltico, un'altra zona del mondo, anche se è una ricetta che si usava molto nella zona di Venezia, per cui ricetta antica italiana ma materiale di provenienza un po' più esotica. La vernice d'ambra, la vernice antica, ci piace molto per il risultato e dona un aspetto un po', secondo noi, un po' più artigianale allo strumento. Le vernici nitro e poli vanno benissimo, sono ottime vernici, non abbiamo niente contro quel tipo di verniciatura, però ci piace dare ai nostri strumenti una patina più antica e più tradizionale. Anche i nostri loghi sono stati pensati, progettati e concepiti per richiamare la nostra identità. Quindi il logo che vedete per esempio sulla mia camicia è un albero e l'albero è quello che dà il legno, quindi aspetto fondamentale per la costruzione della chitarra. Ma l'albero ha anche un'altra caratteristica, che ha le radici. Quindi le radici, le nostre, sono qui, nella regione in cui viviamo, a Pieve di Cento e nell'Emilia Romagna. Infatti nel logo che noi mettiamo all'interno delle chitarre, che è un po' più
complesso, scriviamo il nostro nome, che le chitarre sono fatte in Italia, ma in particolare la frase, il motto della nostra liuteria è: se qualcuno ti chiede da dove vieni, tu di che vieni dalla regione della Via Emilia. Quindi qui noi vogliamo proprio sottolineare il fatto che c'è una grande tradizione e che in questa tradizione affondano le nostre radici. Un altro aspetto della nostra etichetta interna è che è rappresentato l'Orfarion, cioè il primo strumento multiscala. È uno strumento della fine del 1500, costruito da John Rose, e anche questo è carino perché noi che facciamo strumenti multiscala abbiamo delle radici tradizionali abbastanza antiche, perché insomma andiamo indietro qualche secolo. La tastiera multiscala ha parecchie funzioni, cercherò di elencarle brevemente perché sono numerose. La principale è l'ergonomia, nel senso che la chitarra in realtà segue in questo caso l'angolazione del polso del chitarrista, che man mano ci si muove sul manico tende a piegarsi, per cui i tasti di fatto seguono il polso dello strumentista. L'altra cosa che è la più importante ed è quello per cui è nato, che avendo 6 diapason la chitarra ha un suono diverso, ovviamente, perché la lunghezza della scala caratterizza il suono, e ogni corda ha il tipo di diapason che secondo noi è quello giusto a quella corda e a quella frequenza. L'altra cosa che abbiamo scoperto lavorando a questa soluzione è una diversa intonazione dello strumento, è molto più preciso e intonato meglio. In ultimo, la comodità. Allungando le scale in un certo modo le corde hanno meno tensione, per cui sono più morbide sotto la dita del chitarrista. A Pieve di Cento, oltre ad esserci la scuola di liuteria, che c'è per un motivo, c'è una grande tradizione liutaria. Quindi nel Cento pievese, che è la zona tra qui e il paese di fianco, che è Cento, si sono sviluppate tante botteghe di liutai, soprattutto all'inizio del Novecento, e da queste botteghe sono usciti grandi nomi. Penso in particolare a Mario Macaferri, che ha fatto una grande carriera nella liuteria. La chitarra di Django Reinhardt l'ha praticamente costruita lui, quindi l'ha ideata, progettata e costruita, e lui è originario di questa zona. Suo nipote lavora ancora in questa zona, quindi c'è una grossa tradizione, c'è un grosso amore per la liuteria. Questa ad esempio è una chitarra della nostra collezione, è una chitarra lira costruita da Luigi Mozzani esattamente a 1 chilometro da qua. Siamo, come potete vedere, collezionisti di strumenti, principalmente strumenti costruiti nel nostro territorio fra l'8 e il 900. Ci piace questo tipo di liuteria un po' per un legame con la tradizione, con il nostro passato, con il nostro territorio, e un po' anche perché c'è molto da imparare, perché comunque erano artigiani abilissimi che facevano cose che noi non sapremo fare, tipo ad esempio questo intarsio di ebano fatto a mano libera, che è una roba che oggettivamente adesso è un po' difficile trovare questo livello qualitativo in un mondo in cui si costruisce molto a macchina, per cui. Chi sceglie il nostro strumento sceglie di sposare il nostro stile, ma sa che la chitarra che sceglierà potrà essere personalizzata secondo le proprie esigenze. Lo strumento di liuteria secondo me è uno strumento superiore proprio perché il liutaio si dedica esclusivamente a quello strumento e a quel cliente.
È l'antitesi dello strumento di fabbrica, fondamentalmente, in cui il chitarrista si deve adattare a uno strumento già esistente, nel nostro caso è lo strumento che si adatta al cliente e al musicista. Per questo motivo noi costruiamo un numero molto limitato di chitarre ogni anno per poterci dedicare con la massima attenzione ad ogni strumento.